Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Brinzaflux Doc Generici SRL. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cosa ha Brinzaflux? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Brinzaflux durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa ha Brinzaflux? Brinzaflux è un farmaco a base del principio attivo brinzolamide, appartenente alla categoria degli antiglaucoma e nello specifico inibitori dell'anidrasi carbonica. È commercializzato in Italia dall'azienda Doc Generici SRL. Brinzaflux può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Brinzaflux 10 mg/ml collirio, sospensione 1 flacone contagocce da 5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Doc Generici SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Brinzolamide. Gruppo terapeutico. Antiglaucoma. Forma farmaceutica. Sospensione. Indicazioni. Brinzaflux è indicato per ridurre l'elevata pressione intraoculare nei casi di ipertensione oculare, glaucoma ad angolo aperto, come monoterapia nei pazienti adulti in cui i beta bloccanti si siano dimostrati inefficaci o nei pazienti adulti in cui i beta bloccanti siano controindicati, o come terapia aggiuntiva ai beta bloccanti o agli analoghi delle prostaglandine, vedere anche paragrafo 5.1. Posologia. Posologia. Quando usato in monoterapia o in terapia aggiuntiva, il dosaggio è di una goccia di Brinzaflux nel sacco congiuntivale dell'occhio / affetto / I 2 volte al giorno. Alcuni pazienti possono avere una risposta migliore con la somministrazione di una goccia 3 volte al giorno. Popolazioni speciali. Pazienti anziani. Non è necessaria alcuna modifica della dose nei pazienti anziani. Compromissione della funzione epatica e renale. La brinzolamide non è stata studiata in pazienti con ridotta funzionalità epatica, pertanto non deve essere utilizzata da questi pazienti. La brinzolamide non è stata studiata in pazienti con grave compromissione della funzione renale, clearance della creatinina 30 ml/min o in pazienti con acidosi ipercloremica. Poiché copyright la brinzolamide ed il suo metabolita principale sono escreti in modo predominante dalle rene, Brinzaflux è controindicato in questi pazienti, vedere anche paragrafo 4.3. Popolazione pediatrica. L'efficacia e la sicurezza della brinzolamide in neonati, bambini e adolescenti di età compresa tra 0 e 17 anni non sono state stabilite. I dati attualmente disponibili sono indicati ai paragrafi 4, 8 e 5. 1. Si sconsiglia l'uso di brinzolamide nei neonati, nei bambini e negli adolescenti. Modo di somministrazione per uso oftalmico. Si raccomanda l'occlusione nasolacrimale o di chiudere delicatamente la palpebra dopo la somministrazione. Questo può ridurre l'assorbimento sistemico dei prodotti medicinali somministrati a livello oculare e determinare una diminuzione delle reazioni avverse sistemiche. Informare i pazienti di agitare bene il flacone prima dell'uso. In seguito alla rimozione del tappo, rimuovere il collarino elastico antimanomissione, se allentato, prima di usare il medicinale. Per prevenire la contaminazione della punta del flacone e della sospensione, porre attenzione a non toccare le palpebre, le aree circostanti o altre superfici con la punta del flacone. Informare i pazienti di conservare il flacone ben chiuso quando non lo si utilizza. Quando Brinzaflux viene usato in sostituzione di un altro agente oftalmico antiglaucoma, interrompere la somministrazione dell'altro agente ed iniziare la terapia con Brinzaflux il giorno successivo. Se viene usata più di una medicazione topica oftalmica, i medicinali devono essere somministrati a distanza di almeno 5 minuti.
Le pomate oftalmiche devono essere somministrate per ultime. Se si salta una dose, proseguire il trattamento con la dose successiva come programmato. La dose non dovrà essere superiore ad una goccia per occhio/malato/i 3 volte al giorno. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Accertata ipersensibilità alle sulfonamidi, vedere anche paragrafo 4, 4. Grave compromissione della funzione renale. Acidosi ipercloremica. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Effetti sistemici. La brinzolamide è una sulfonamide inibitore dell'anidrasi carbonica e, sebbene somministrato per via topica, ha assorbito a livello sistemico. Possono verificarsi con la somministrazione per via topica gli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati condotti studi specifici sull'interazione di altri medicinali con brinzolamide. Negli studi clinici, l'uso concomitante di brinzolamide e preparazioni oftalmiche a base di analoghi delle prostaglandine e timololo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Brinzaflux durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Brinzaflux durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono o sono disponibili in numero limitato dati provenienti dall'uso della brinzolamide per via oftalmica in donne in gravidanza. Gli studi condotti su animali hanno evidenziato una, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La brinzolamide ha un'influenza trascurabile sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Un temporaneo offuscamento della visione o altri disturbi visivi possono influire sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Vedere anche paragrafo 4, 8. Se si manifesta un offuscamento della visione dopo l'instillazione, il paziente dovrà attendere che la visione torni chiara prima di guidare o usare macchinari. Gli inibitori orali dell'anidrasi carbonica possono ridurre la capacità di eseguire operazioni che richiedono attenzione mentale o coordinazione fisica. Vedere anche paragrafi 4, 4 e 4, 8. Effetti indesiderati. Sintesi del profilo di sicurezza. Negli studi clinici che sono stati condotti su 2732 pazienti trattati con brinzolamide come monoterapia o terapia aggiuntiva al timololo maleato 5 mg/ml, le reazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati riportati casi di sovradosaggio. Il trattamento dovrà essere sintomatico e di supporto. Potrebbero manifestarsi sbilanciamento elettrolitico, sviluppo di uno stato di acidosi e possibili effetti a livello del sistema nervoso. Dovranno essere tenuti sotto controllo i livelli di elettroliti nel siero, in modo particolare il potassio, ed i livelli di pH del sangue. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Preparati antiglaucoma emiotici, inibitori dell'anidrasi carbonica codice ATC. S01 e 04. Meccanismo di azione. L'anidrasi carbonica, K, ha un enzima presente in molti tessuti del corpo, incluso l'occhio. L'anidrasi, proprietà farmacocinetiche. In seguito a somministrazione topica oculare, la brinzolamide è assorbita nella circolazione sistemica. A causa della sua alta affinità con l'anidrasi carbonica ID, la brinzolamide si distribuisce estensivamente nei globuli. Dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità e potenziale carcinogeno. Studi della tossicità sullo, elenco degli eccipienti: benzalconio cloruro soluzione 50%, mannitolo, E421, poloxamer 407, carbomer 974p, disodio ed etato, cloruro di sodio, idrossido di sodio, per l'aggiustamento del pH, acqua per preparazioni iniettabili, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Brinzaflux a base di brinzolamide sono Azopt, brinzolamide EG, brinzolamide Milan, brinzolamide Sandoz. Fonte, foglietto illustrativo.
AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.